Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo una nuova interprete, almeno per me, che si chiama Ado, è giapponese. Quello che ho letto su di lei è pochissimo, è molto giovane, dovrebbe essere del 2002, quindi ha 22 anni ora. Questo è una interpretazione live di Unravel, che sarebbe la sigla, credo, di uno degli anime molto famosi, di cui io non mi intendo, ve lo dico subito. È un concerto live, quindi sentiamo cosa ci propone. 教えてほしいとその仕組みが僕の中に誰か夢の壊れた横の世界で君が何も見えずに壊れた僕なんてさ息を止めてほどけないもうほどけないよ真実さえ壊せない狂える震えないあなたを揺れた歪んだ世界に浮かんだ僕は好きとって見えなくなって見つめないで僕のこと見つめないで Forse interrompo qua, ma allora intanto, mi sorprende effettivamente. Allora, ha iniziato con una voce molto soffiata, molto leggera, gentile, ehm, in alcuni punti addirittura, solo fiato senza tono, quindi diciamo molto emotiva come interpretazione ed effettivamente ho letto il testo tradotto più o meno e parla comunque di un luogo, di un mondo di disperazione, diciamo decadente, in cui lei in qualche modo si sente intrappolata, diciamo, il o la protagonista della canzone. Quindi molto dolore, molta tristezza. In queste prime strofe effettivamente lei ci mette molta emozione, addirittura sembra quasi che la voce ogni tanto manchi a causa dell'emozione. Non so quanto sia tecnica e quanto sia emozione vera, in ogni caso, ottima interpretazione. Musicisti bravissimi, avete sentito come sono entrati quando hanno cominciato a suonare, diciamo così, sul serio, ehm, veramente molto bravi. Andiamo avanti. Anzi, ritorno un po' indietro così rivediamo il ritornello. 揺れた歪んだ世界に浮かんだ僕は好きとって見えなくなって見つめないで僕のこと見つめないで誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ覚えてて僕のこと Un attimo ancora per dire una cosa, hanno fatto una cosa incredibile a livello di, diciamo, scenografia, almeno a mio avviso, a mia interpretazione. In questa scenografia, visto come sta andando, ehm, tutto quello che è reale diventa irreale e viceversa. Molto, molto spettacolare. Voi guardate, a parte questa gabbia che sta probabilmente a simboleggiare il fatto che lei si sente prigioniera, il palco, cioè dove è lei, è vuoto, ci son solo luci, non c'è un oggetto di materia. Addirittura lei, non è visibile, è solo un'ombra, è un'ombra per noi che la vediamo è una qualcosa di piatto, non ha neanche una tridimensionalità, quindi, viene addirittura eliminato il corpo fisico, no, non c'è la materia della realtà che c'è sul palco, anche gli musicisti sono sotto al palco in qualche modo e non li vediamo praticamente mai se non quando inquadrano il singolo strumento da vicino, ma il palco sembra vuoto da quel punto di vista. In più queste luci che ci colpiscono, ehm, fanno sparire tutto quello che dovrebbe essere di materia. Quello che invece diventa che non è materiale, cioè la musica, i suoni,
è talmente, come posso dire, esagerato in certe cose che diventa quasi materiale, diventa quasi palpabile. Quindi quello che dovrebbe essere materiale diventa impalpabile, quello che dovrebbe essere immateriale diventa quasi fisico, quindi hanno fatto una completa inversione tra mondo immaginario e mondo reale, bellissimo. Scusate, andiamo avanti. 無限に広がる孤独が絡まる無邪気に笑った記憶が刺さって動けない動けない動けない動けない動けない動けないよ Scusate, ma una cosa incredibile, ma che urlo ha fatto? Dovrebbero metterla scritta qui, "Don't try this at home", non provateci a casa, perché bisogna veramente avere una bella tecnica per fare un urlo così e mantenere sane le corde vocali. È una classica tecnica metal questa, evidentemente lei la padroneggia molto bene, perché hai sentito che quando ha fatto l'urlo, completamente distorto, comunque manteneva sotto una bella tonalità, si sentiva comunque la tonalità. Lo risentiamo un attimo, scusate. 記憶が刺さって動けない動けない動けない動けない動けない動けないよ 終わってしまった彼らに分かったいつか現れる二人が滅びるこうするこうせない狂うの偶然は音を怪我す愛や夢というかった世界にただ僕は好きとあって見えなくて見つけないで僕のこと見つめないで誰かが仕組んだ孤独な穴に未来が重くてしまう前に思い出して僕のこと Allora, ultima cosa da dire importante, secondo me qui c'entra molto, la differenza tra per quel che riguarda me, tra noi occidentali e, i giapponesi in questo caso. Il modo in cui noi vediamo il mondo è differente perché noi usiamo un alfabeto, mentre loro usano ideogrammi. Se voi notate tutto qui, diciamo la scenografia, la scenografia del palco è un cerchio nel centro del quale accadono delle cose. Lei canta, ci sono queste luci sempre molto concentriche, perché dobbiamo capire una cosa, noi, per via del fatto che i nostri simboli, il nostro linguaggio sono delle lettere, le quali di loro non hanno alcun significato e assumono un significato solo quando messe una vicino all'altra, noi abbiamo un modo di vedere le cose visivamente di un certo tipo, mentre l'ideogramma di suo ha un significato indipendentemente da quello che c'è attorno all'ideogramma, no? Quindi noi quando guardiamo, per questo motivo, noi occidentali intendo, un quadro, anche se non ce ne rendiamo conto, guardiamo sempre partendo dall'alto a sinistra, scorrendo verso destra e scendendo e finiamo in basso a destra. Tant'è che anche istintivamente, comunque, le cose importanti le mettiamo in alto, in un disegno, in un foglio, la firma che è l'ultima cosa che deve vedersi, la mettiamo in basso a destra, perché abbiamo questo tipo di lettura dovuta alla forma mentis che ci dà il nostro alfabeto. In una cultura che usa invece gli ideogrammi, il colpo d'occhio totale che parte dal centro e si dipana all'esterno, anche nel guardare un'opera d'arte visiva, è molto più accentuato, perché è una forma mentale derivata dall'abitudine alla scrittura, insomma, no? Quindi loro hanno tutta questa, secondo me, questa scenografia di luci tutte concentriche, che sono perfettamente in sintonia con la loro forma mentale della visualizzazione della realtà.
noi fa un effetto magari strano, ma è ottimo, bellissima scenografia. Proseguiamo. 鮮やかな忘れないで忘れないで忘れないで忘れないで転んでしまったことに変えられないことだけ覚えてて僕のこと教えて教えて僕の中に誰がいるの Bellissimo, veramente uno spettacolo eccezionale. So che, come mi si è scritto anche nella bibliografia, in Giappone è molto famosa. Io non l'avevo mai sentita effettivamente, colpa mia. Intanto avete visto l'urlo che ha fatto in metà della canzone, quello veramente metal, non dava proprio l'idea del dolore, della disperazione, che è proprio quello che il testo insomma ci dice, quindi interpretazione magistrale. Ehm, direi eccezionale. Grazie di avermi consigliato questa esibizione. Ovviamente cercherò di ascoltare altre cose di Ado. Voi nei commenti ovviamente dite la vostra, datemi informazioni in più perché io non so nulla, né di queste canzoni né, dell'artista. Consigliatemi altre sue interpretazioni o anche di altri artisti se volete. Iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuta la mia reazione, condividete se potete e ovviamente noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.